Anche oggi nuova recensione, anche oggi recensione di una bambola che mi è stata regalata e mi è stata regalata da quei pazzi del gruppo Telegram. Sono riusciti a fermarmi in tempo perché stavo quasi per acquistarla io, loro volevano regalarmela e ce l'hanno fatta. Non smetterò mai di ringraziarli e questo video spero sia all'altezza di questa bambola stupenda. Quindi iniziamo subito. Questa è la scatola di questa Melin Lux delle Rainbow High Rainbow Vision e come vedete ricorda tantissimo le vecchie scatole Rainbow High, anche se non è esattamente identica, perché c'è in più questa parte qui a sinistra che adesso andremo a vedere. Nella parte centrale c'è ovviamente la vetrina trasparente che ci lascia vedere quasi completamente la bambola all'interno, perché l'unica cosa che non vediamo sono le sue scarpe. Lungo i bordi di questa vetrina ci sono delle note musicali dorate con anche tutte queste lucine stampate proprio come se le fosse su un palco o davanti alle luci del camerino. In basso invece troviamo i tre artwork delle tre bambole di questa linea, di queste tre dive. Ne hanno fatte solamente tre, una sui toni del rosa, una sui toni dell'argento e una sui toni dell'oro. Ovviamente c'è il logo Rainbow High dorato e qui in basso anche il logo Rainbow Vision. Nella parte superiore c'è il solito logo delle Rainbow High e anche ovviamente il nome Melin Lux. Spero sia Melin, non Meline, non lo so, insomma comunque il suo nome. Nella parte destra possiamo vedere ovviamente le due vetrinette con le scarpe e il secondo outfit. Guardate che spettacolo questa pelliccia, non vedo l'ora di vederla fuori dalla scatola. Invece dall'altra parte ci sono altre due vetrine con un sacco di accessori che vedremo tra poco e anche con questa valigetta portatrucco che diventa anche praticamente una specchiera. Su un lato della scatola troviamo il suo nome in questo cerchio dorato con anche una nota musicale e con scritto Music Focus, riflettori sulla musica. Invece sul retro c'è questa bellissima immagine con tutti e tre gli artwork delle tre Rainbow Divas uscite in questa piccola linea Rainbow High. Sono bellissime, però ovviamente a me è stata regalata la più bella, o almeno quella che per me ovviamente è la più bella. E qui sotto troviamo una scritta che dice: il famoso concorso musicale mondiale Rainbow Vision sta entrando nel vivo e le artiste Rainbow Divas sono concentrate sulla vittoria. Ora però corro a deboxare tutto perché ragazzi si pronuncia una meraviglia, davvero una meraviglia. Ed eccola qua una volta fuori dal box e devo dire che fa una scena veramente stupenda. Il vestito sembra davvero stupendo, lei è bellissima, l'unica cosa sono un po' forse i suoi capelli, ma adesso ci avviciniamo e li guardiamo bene. Prima però iniziamo come sempre dal suo viso, i suoi occhi sono castani, sopra gli occhi ha un ombretto bellissimo dorato con anche dei glitter e in più c'è una piccola sfumatura marrone proprio sopra la parte dorata. Lo stesso ombretto dorato lo ritroviamo anche nella parte inferiore dell'occhio assieme sempre a quel marroncino leggermente sfumato. Sulle guance ha un sacco di blush rosato, le sue sopracciglia sono molto definite alla fine, ma nella parte centrale invece sono leggermente sfumate con anche dei pelletti disegnati. Tutta la pelle del suo viso è leggermente perlata, quasi micro glitterata, e le sue labbra invece hanno questo color rosa aranciato molto bello con anche dei riflessi dorati. Questo viso è wow! MGA ha messo anche a lei questi baby hair, li ha stampati proprio lungo tutta la sua fronte, sono ovviamente biondi come tutti i suoi capelli, che spero si riesca a notare sono di due fibre diverse perché sono di un biondo un pochino più giallo e di un biondo un pochino più platino. Il colore mi piace da morire, l'unica cosa è che come vedete se li guardiamo dal retro sono un bel po' incasinati. Nella parte finale ci sono tutti questi ricci definiti benissimo, sono davvero molto belli, ma come vedete appena ci spostiamo da quei ricci il resto è completamente incasinato. Qui sembra pelata per come era stata inscatolata, anche se di capelli ce ne sono un sacco, dovrebbero essere però chiusi qui per coprire questo buco e questa cosa non dovrebbe esserci. In qualche modo sicuramente andrò a sistemarli, anche perché per fortuna non hanno alcun tipo di gel. Sulle orecchie indossa questi orecchini che sono giganteschi, come vedete a cerchio, sembrano una catena di metallo ma con dei dettagli neri colorati in mezzo alla maglia metallica e in più proprio qui al centro c'è il logo Rainbow High. Il suo vestito invece è tutto un pezzo unico, almeno il primo vestito è tutto un pezzo unico, ma andiamo a vederlo per gradi. Perché nella parte superiore è monospalla, ma come vedete qui è aperto sul suo seno sinistro, realizzato con questa stoffa dorata, con una doppia stoffa dorata, perché della parte inferiore sembra un raso dorato, con sopra dell'organza sempre ovviamente dorata, e anche con applicate un sacco di paillette sempre oro. La spallina si divide in due e ci sono due nastrini dorati quasi bronzo di raso che sono però agganciati al vestito
tramite questi due gancettini di plastica oro metallizzata con la R e la H di ovviamente Rainbow High. Se scendiamo leggermente vediamo che è molto aderente, con qui proprio all'altezza della pancia questa apertura laterale sul suo fianco sinistro molto bella, e infatti se andiamo a vedere sul retro notiamo che ci sono appunto due chiusure per lasciare anche un pezzo di schiena scoperta. La sua gonna inizia esattamente sul suo fianco sinistro e prosegue lunghissima, anzi allungandosi sempre di più fino a quasi creare uno strascico sul retro. È composta anche in questo caso da diversi strati. Il primo è un tulle con tutte queste paillette dorate cucite sopra, il secondo invece è un tulle semplicissimo senza nulla solo per dare volume, e l'ultimo invece è uno strato che sembra quasi organza con tutti questi glitter oro incollati. Davvero molto bello, anche perché insieme questi tessuti danno un sacco di volume. La gonna, come vi ho detto prima, inizia proprio sul suo fianco destro e si apre in questo modo lasciando scoperte le gambe frontalmente. Ma sul retro il vestito prosegue fino a un certo punto aderente, e poi dove inizia la gonna vediamo che è molto più lunga confronto alla parte frontale, infatti arriva praticamente oltre al suo stand. Le scarpe che indossa appena uscita dalla scatola con questo primo look sono ovviamente sempre sui toni dell'oro, ma con dei dettagli sul cinturino che passa sopra il collo del suo piede colorati di bianco. Hanno questo tacco particolare quasi a cono molto carino e sono praticamente dei sandali abbastanza semplici ma che trovo essere anche molto eleganti. Ma oltre agli orecchini lei indossa anche altri accessori, infatti sul suo braccio sinistro troviamo questo braccialetto con la lettera R. Ovviamente indossa anche lo smalto e sulla sua mano sinistra lo smalto è dorato, ma in più dovrebbe avere due anelli. Uno è stato colorato, l'altro purtroppo no. Credo che andrò comunque a colorarlo io con dello smalto perché comunque l'idea è molto carina. Uno ha semplicemente una pietra e invece sull'altro ci sarebbe la R di Rainbow High. Sull'altra mano indossa uno smalto leggermente più scuro, leggermente più bronzo, ma sul suo polso troviamo anche due braccialetti diversi da prima, sempre ovviamente dorati, dove uno sembra fatto di pietre e invece l'altro ha al centro un piccolo logo. Con lei arriva ovviamente il solito stand Rainbow High, trasparente con i glitter dorati. Poi arriva questo microfono, tutto sempre dorato, ormai non lo dico più perché le sue cose sono tutte dorate, con l'asta lunga e la parte proprio del microfono che può anche ruotare, molto bello con questa forma vintage, e anche qui troviamo di nuovo il logo Rainbow High stampato proprio sul microfono. E poi ci sono una valanga di accessori. Il primo è questo phon, molto bello, tutto beige, con questa texture con il logo Rainbow High, i bottoni qui davanti colorati d'oro, la maniglia per farglielo tenere in mano e anche la bocchetta che possiamo anche staccare e rimuovere, proprio come nei phon veri. Poi c'è questo set di 3 pennelli di misure diverse e forme diverse che servono proprio per 3 cose diverse. Questo sicuramente è un pennello da viso e questi due credo che siano pennelli da occhi, dove vediamo che anche il manico ha misure diverse e questa texture quasi a cristallo. Poi c'è questo minuscolissimo rossetto realizzato in un modo assurdo, con qui davanti anche un logo. Vediamo se voi riconoscete questo logo magari dalle riprese macro, se no poi vi dirò a chi è ispirato questo logo. E questo rossetto si può aprire, la parte trasparente si rimuove e nella parte interna vediamo proprio che c'è il rossetto dello stesso colore delle sue labbra. E poi troviamo anche questa palette sempre con quel logo che vi dicevo prima, che voglio sapere qui nei commenti se riuscite a indovinare chi è ispirato. Ovviamente dorata con questa texture bellissima, e questa palette si può aprire, all'interno c'è un piccolo specchio e in più ci sono 4 cialde finte, ovviamente sono un adesivo ma di trucco. Sicuramente questo è un illuminante, questo credo sia un ombretto, un blush e questo qui credo che sia la terra. Diciamo che con questa palette praticamente possiamo fare finta, assieme ovviamente ai pennelli, di truccare la nostra bambola. Ma in più arriva anche questo trolley che ragazzi è qualcosa di spettacolare. Oltre ad essere bellissimo e tutto dorato, è anche davvero molto complesso nella realizzazione. Per prima cosa nella parte qui davanti troviamo queste 2 R, che sono le maniglie per aprire la parte qui frontale. All'interno hanno addirittura messo il pattern con il logo Rainbow High. Poi c'è questo cassettino che si può sfilare, ovviamente sempre dorato, con all'interno anche questo divisorio per poterci mettere qualunque cosa, orecchini, i trucchi, i pennelli, tutti gli accessori che arrivano con lei. Qui sotto possiamo secondo me farci stare anche il suo secondo outfit, ma soprattutto
La parte più bella è questa qui sopra, dove ritroviamo quel logo che adesso posso dirvelo è ispirato a Versace. Senza dubbio è ispirato proprio a Versace. Ma questa parte è la parte migliore perché oltre ad avere qui questa maniglia per portarlo in giro, oltre ad avere qui dietro la maniglia che si allunga per utilizzarlo come un trolley, e oltre ad avere qui sotto queste 4 ruote che oltre a girare normalmente come delle ruote girano anche su loro stesse, questa parte si apre e diventa a tutti gli effetti una specchiera con anche delle finte lampadine tutte intorno allo specchio, ma ragazzi qui dentro ci sono questi due portaoggetti che vanno applicati ai lati di questa specchiera, di questa postazione per il trucco, per poter avere un sacco di spazio dove appoggiare le cose mentre giochiamo o mentre la nostra bambola si trucca. Devo ammettere che questa è una cosa che proprio non mi sarei mai aspettato, di trovare così tanti dettagli in un accessorio secondario di una bambola, ma vi assicuro, io che queste cose le utilizzo anche per lavoro quando non lavoriamo in studio ma lavoriamo in esterna, è davvero fatto e realizzato benissimo. L'ultima cosa che arriva con lei è il secondo outfit, dove troviamo questo vestitino sempre dorato, leggermente maculato, molto semplice. Nella parte superiore ha solamente queste due spalline e qui sotto questo piccolissimo spacco, ma troviamo anche questa giacca, che poi non è una giacca ma è una pelliccia, tutta maculata, morbidissima, è di una morbidezza davvero infinita, con tutto il bordino sempre di pelo beige e con tutto l'interno foderato con questo raso beige. Meravigliosa, è anche molto lunga e adesso ovviamente vado a cambiarla così vediamo come le sta addosso. E questa è lei con il secondo outfit addosso e confermo, questa pelliccia è meravigliosa. Anche il vestito non le sta male, pensavo peggio. Così si nota poco, ma vi assicuro che anche sotto è davvero perfetto, è esattamente la sua taglia, le sta aderente, le sta benissimo, quindi sì, direi che questo secondo outfit è assolutamente approvatissimo. Anche le scarpe, come vedete, sono bellissime, le preferisco ancora di più confronto a quelle di prima che già erano molto belle. Il fatto che la pelliccia sia stata foderata all'interno la rende ancora più pregiata, ancora più elegante e ancora più curata nei dettagli, quindi ragazzi, che dire... Wow, 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 assolutamente triplo wow, guardate anche solo il suo viso, che meraviglia. Ed eccola qua, Melina Lux delle Rainbow Vision con tutto quello che arriva assieme a lei. Ho rubato un manichino delle OMG ma non ditelo a nessuno, così almeno ho potuto esporre anche il primo vestito senza buttarlo per forza per terra. E ragazzi sì, il triplo wow l'abbiamo già detto ma lo devo ripetere, questa bambola è davvero wow, wow, wow. Vi assicuro, l'avrei acquistata. Ringrazio ancora tantissimo i ragazzi del gruppo Telegram per avermela regalata. Dovrò trovare il modo di mettere assieme tutte le cose che mi avete regalato perché sono davvero stupende e voglio esporle tutte assieme in un angolo dove ci saranno solamente i vostri regali. Adesso cercherò di organizzarmi. In ogni caso, tornando a parlare della bambola, ve la consiglio tantissimo. Vi lascio qui sotto il link Amazon se volete acquistarla. Avevo delle aspettative molto alte, vedendo anche qualche video su YouTube, vedendo le foto di stock, e devo ammettere che le ha superate. La qualità è altissima, i tessuti sono bellissimi, gli accessori non mancano, il secondo outfit c'è ed è meraviglioso. I suoi capelli li ho guardati anche un pochino meglio e secondo me si possono sistemare anche abbastanza facilmente. Quindi sì, non posso che dire complimenti MGA un'altra volta per queste bambole. Detto questo, ora voglio sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io credo che a questo punto cercherò di acquistare anche le altre due di questa linea per completare la mini collezione, ed è tutta colpa vostra perché me l'avete iniziata con lei, ma comunque sono felicissimo, è meravigliosa. Quindi vi ripeto che aspetto tutti i vostri commenti qui sotto per sapere cosa ne pensate voi di lei e di questa mini linea Rainbow Vision Divas. Io come sempre vi ricordo di lasciarmi qui sotto un like se il video vi è piaciuto e vi è tornato utile o qualsiasi altra cosa positiva, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, che è importantissimo. E se vi va, seguitemi su tutti i social con lo stesso nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Sono tornato ad essere un pochino inattivo, i motivi li sapete, ve li ho raccontati in uno scorso video dove mi sono un po' sfogato. Le cose forse sono un minimo migliorate, ma vi chiedo solo di avere un pochino di pazienza, riuscirò sicuramente a tornare più attivo. Intanto ragazzi vi ringrazio ancora per questo meraviglioso regalo e per esserci sempre per me. Io intanto vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.